Esiste una forza che attraversa il cielo ogni giorno, silenziosa, inarrestabile, come se nulla potesse davvero toccarla. Dall'alba fino al tramonto illumina il mondo, scandisce il tempo, dà forma alla vita stessa. Tutto sembra stabile, prevedibile, quasi eterno, ma è solo un'illusione, perché quando la luce scompare e il sole oltrepassa l'orizzonte, inizia qualcosa che nessun uomo ha mai visto davvero, un viaggio nell'oscurità. Un passaggio attraverso un regno dove la luce non appartiene più al cielo e dove qualcosa di antico, informe e affamato attende. Non è un semplice ciclo, è uno scontro. Ogni notte quella luce che diamo per scontata deve combattere per tornare. Deve attraversare il caos, resistere, sopravvivere e vincere ancora una volta. Gli antichi lo avevano compreso, sapevano che sopra le loro teste non splendeva solo il sole, ma il risultato di una battaglia continua, invisibile, necessaria. Una guerra che si ripete senza fine, un dio che nasce all'alba, attraversa il cielo come un sovrano e poi scompare per affrontare ciò che potrebbe spegnere tutto. E ogni volta che ritorna non è una certezza, è una vittoria. Il suo nome è Ra. E questa non è la storia di un dio invincibile, ma di una lotta che non può permettersi di perdere, perché in questo stesso istante sta combattendo. Da sempre l'uomo cerca di dare un volto all'ignoto, nelle leggende, nei miti, nelle ombre del tempo, ha raccontato se stesso. Questo è Echi del mito. Mettiti comodo e lasciati guidare nel mistero. Capitolo 1. Prima della luce. All'inizio l'universo era un silenzio senza forma, nessun cielo da contemplare, nessuna terra da calpestare, nessun orizzonte a separare ciò che sta sopra da ciò che sta sotto. Esisteva solo una distesa infinita, un oceano immobile che si stendeva oltre ogni immaginazione. Gli antichi egizi lo chiamavano Nan e lo descrivevano come una presenza eterna, sospesa, priva di confini e di direzione. In quella vastità non accadeva nulla. Il tempo non aveva ancora iniziato a scorrere perché mancava qualcosa che potesse segnare il suo passaggio. Non c'erano cicli, né cambiamenti, né eventi. Tutto era immerso in una quiete assoluta, così profonda da sembrare definitiva. Eppure, proprio lì, in quell'immobilità perfetta, si nascondeva il germe di ogni cosa. Poi, lentamente, qualcosa iniziò a emergere. Non fu un'esplosione improvvisa, né un gesto violento capace di rompere il silenzio. Fu piuttosto un'apparizione, come se la realtà stessa avesse deciso di rivelarsi. Dalle acque del Nan affiorò una presenza, una coscienza che fino a quel momento era rimasta invisibile, indistinguibile dal caos che la circondava. Quella presenza aveva un nome: Ra. Non nacque nel senso in cui nasce una creatura, non venne generato da qualcosa che lo precedeva, si manifestò come se fosse sempre esistito, in attesa di quel preciso istante per mostrarsi. La sua comparsa non fu soltanto un evento, fu un passaggio, il momento in cui l'universo smise di essere possibilità e iniziò a diventare realtà. Quando Ra aprì gli occhi accadde qualcosa di irreversibile. La luce si diffuse. Non una semplice illuminazione, ma una forza capace di dare forma a ciò che prima non aveva contorni. Il caos iniziò a organizzarsi, le distanze presero significato e ciò che era indistinto cominciò a separarsi. Per la prima volta esisteva una direzione, una struttura, un principio di ordine. Da quello sguardo nacque il sole e con il sole arrivò il primo ciclo. Il tempo trovò un ritmo, un inizio e una fine, un'alternanza, un respiro che avrebbe scandito l'esistenza di ogni cosa. L'universo non era più immobile, si muoveva, cambiava, evolveva. Ra si sollevò sopra le acque primordiali, portando con sé quella nuova realtà. Sotto di lui il Nan rimaneva come memoria del caos originario, ma sopra iniziava a delinearsi qualcosa di diverso, qualcosa che avrebbe dato origine ai mondi, agli dei, agli uomini. Fu allora che salì sulla sua barca, un gesto semplice solo in apparenza. In realtà, in quel momento Ra stabilì il primo movimento dell'universo.
La sua navigazione divenne il modello stesso del tempo. Un percorso che si ripete, che ritorna, che non si interrompe mai davvero. Attraversando il cielo, appena nato, tracciò la prima linea tra luce e oscurità, tra presenza e assenza, tra ciò che esiste e ciò che deve ancora emergere. Ogni istante del suo viaggio diventava una legge invisibile, una regola che il mondo avrebbe seguito senza rendersene conto. Le acque del Nan non scomparvero, rimasero sotto ogni cosa, come un ricordo silenzioso del caos e da cui tutto era nato. Ma ora, sopra di esse, si estendeva un ordine fragile e potente, sostenuto dal movimento costante di Ra. E quel movimento non si fermò. Ogni giorno il sole attraversa il cielo come se stesse ripercorrendo quel primo viaggio. Ogni alba è una rinascita, ogni tramonto una discesa verso qualcosa che ancora oggi rimane nascosto agli occhi degli uomini. Gli antichi egizi lo sapevano. Sapevano che la creazione non era un evento concluso, ma un processo continuo. Il mondo non era stato costruito una volta per tutte. Veniva mantenuto, rinnovato, difeso ogni singolo giorno. Per questo, quando il sole sorge, non è solo luce, è la prova che quel primo sguardo di Ra continua a esistere, che l'ordine resiste, che il caos per ora resta sotto la superficie e che il viaggio iniziato all'alba del tempo non è mai davvero finito. Se queste storie ti affascinano, iscriviti al canale. Ogni settimana riportiamo alla luce un nuovo frammento di mito. Questo viaggio esiste grazie a chi sceglie di ascoltare ciò che si nasconde tra le ombre, perché anche la luce può vacillare. E ogni giorno deve combattere per tornare. Prima di proseguire, chiediti: quanto sei disposto a resistere quando l'oscurità cerca di inghiottire tutto? Capitolo 2. La creazione del mondo. Dopo aver portato la luce nel mondo, Ra non si fermò a osservare ciò che aveva reso possibile. La sua presenza non era quella di un sovrano distante, ma di una forza che continuava a plasmare la realtà, istante dopo istante. L'universo appena emerso dal caos era ancora instabile, come una struttura appena nata che cercava un equilibrio. Fu allora che iniziò la vera creazione, non come un atto improvviso, ma come un processo lento, quasi deliberato. Ogni cosa prese forma attraverso di lui, come se la sua stessa esistenza fosse materia viva, capace di trasformarsi in ciò che ancora mancava. Le antiche storie raccontano che bastava la sua voce per dare origine agli dei, come se il linguaggio stesso fosse uno strumento capace di modellare il cosmo. Le parole di Ra non descrivevano il mondo, lo costruivano, e così, una dopo l'altra, le forze che avrebbero governato l'esistenza iniziarono a emergere. Divinità legate al cielo, alla terra, alle acque e al tempo presero posto in quella realtà ancora giovane, diventando parte di un disegno più grande. Non erano semplici figure, rappresentavano principi, equilibri, tensioni necessarie affinché il mondo potesse continuare a esistere. Anche l'umanità trovò il suo spazio in questa creazione. Si dice che nacque dalle lacrime di Ra, come se la vita stessa portasse con sé una traccia di emozione divina. Non era una nascita casuale, ma il risultato di una connessione profonda tra il Dio e ciò che avrebbe abitato il mondo. Gli uomini, in questo senso, non erano separati dal divino, ne erano una manifestazione. Intorno a loro la realtà continuava a prendere forma, il vento iniziò a muoversi, il cielo si estese sopra la terra e ogni elemento trovò una funzione, un posto e un significato. Tutto sembrava procedere verso una direzione precisa, come se ogni parte sapesse esattamente dove collocarsi. Eppure, sotto quella superficie ordinata, rimaneva una verità più profonda. Il mondo non era stabile. Era sostenuto da un equilibrio delicato, sempre esposto alla possibilità di spezzarsi. Il caos da cui tutto era nato non era scomparso, si era semplicemente ritirato, in attesa. Bastava poco perché potesse riemergere e dissolvere ciò che era stato costruito. Ra comprese questo aspetto meglio di chiunque altro. Non bastava creare, non bastava dare forma, occorreva mantenere quell'equilibrio, proteggerlo, guidarlo. Senza una forza capace di sostenerlo, il mondo sarebbe scivolato di nuovo nell'indistinto, tornando a essere ciò che era stato all'inizio. Fu in questo contesto che prese forma uno dei concetti più profondi della cultura egizia. Ma'at non si trattava soltanto di una legge o di un principio astratto. Era l'idea stessa di ordine che attraversa ogni cosa,
la verità che tiene insieme il mondo, l'equilibrio che permette alla realtà di esistere senza crollare su se stessa. Maat viveva nel ritmo del giorno e della notte, nel fluire dell'acqua, nel respiro degli esseri viventi. Era invisibile ma essenziale. Senza di essa ogni cosa avrebbe perso significato. Le forze della creazione si sarebbero disperse e il caos avrebbe ripreso il suo posto, non come una punizione, ma come un ritorno naturale a ciò che esisteva prima. Ra, a quel punto, non era più soltanto colui che aveva dato origine al mondo, era diventato il suo custode. Ogni suo gesto, ogni suo movimento contribuiva a mantenere Maat in equilibrio. Il viaggio del sole nel cielo, il ciclo che si ripete giorno dopo giorno, non erano semplici fenomeni, erano la manifestazione concreta di quell'ordine che doveva essere continuamente rinnovato. Così, mentre il mondo prendeva forma e gli esseri viventi iniziavano a occupare il proprio posto, Ra continuava a vigilare su tutto ciò che aveva reso possibile. La creazione, lontana dall'essere conclusa, si rivelava come qualcosa di vivo, dinamico, costantemente esposto al cambiamento. E in quel fragile equilibrio, tra ordine e caos, si nascondeva una verità destinata a restare per sempre. Il mondo esiste solo finché qualcuno è disposto a sostenerlo. Capitolo 3. Il sole che viaggia. Per chi osservava il cielo nell'antico Egitto, il sole non era semplicemente una presenza luminosa che scandiva il passare delle ore, era qualcosa di vivo, qualcosa che si muoveva, che agiva, che attraversava il mondo con uno scopo preciso. Ogni alba segnava l'inizio di un viaggio. Ra emergeva all'orizzonte come una forza che rinasce, sollevandosi dalla profondità invisibile per riportare la luce tra gli uomini. In quel momento assumeva una forma diversa, più giovane, più primordiale, Khepri, lo scarabeo sacro. Come quell'insetto che spinge la propria sfera lungo la sabbia, anche il dio sembrava guidare il sole attraverso il cielo, dando avvio al ciclo che avrebbe sostenuto la vita. Man mano che il giorno avanzava, quella presenza cresceva, la luce si faceva più intensa, più stabile, come se il mondo intero trovasse il proprio equilibrio sotto il suo sguardo. A mezzogiorno Ra raggiungeva il culmine della sua potenza. Era il momento in cui il cielo appariva immobile, sospeso, e ogni cosa sembrava esistere nella sua forma più piena. Gli uomini sentivano il peso e la protezione di quella luce allo stesso tempo, come se il Dio osservasse ogni cosa dall'alto, mantenendo l'ordine che aveva creato, ma nessun apice dura per sempre. Con il passare delle ore la luce iniziava a cambiare, i contorni si allungavano, i colori si facevano più caldi e il sole iniziava lentamente la sua discesa. Ra, ormai trasformato, assumeva l'aspetto di Atum, una figura più antica, più consapevole, segnata dal passaggio del tempo. Non era una caduta improvvisa, ma un ritorno, come se il giorno stesso si avvicinasse alla propria conclusione naturale. Quando il sole toccava l'orizzonte qualcosa cambiava profondamente. Per gli uomini era il momento in cui la luce svaniva e la notte prendeva il suo posto, ma per Ra quello era solo l'inizio di una nuova fase del viaggio. La sua barca non si fermava, non si dissolveva, continuava a muoversi, ma in un regno che nessuno poteva vedere. Gli egizi immaginavano questo percorso come una navigazione sacra. Ra non era solo. Intorno a lui si trovavano dei e spiriti, presenze che accompagnavano e proteggevano il suo cammino. Ogni tratto del viaggio aveva un significato. Ogni passaggio rappresentava una sfida, una trasformazione, un equilibrio da mantenere. Ciò che avveniva nel cielo durante il giorno era solo la parte visibile di qualcosa di molto più grande. Il vero viaggio iniziava quando il sole scompariva. Era lì, nell'oscurità, lontano dallo sguardo umano, che il destino del mondo veniva davvero messo alla prova. E se questa parte ti ha colpito, lascia un like, è il modo migliore per far scoprire questa storia ad altri amanti del mistero. Capitolo 4. La notte, il serpente e il confine dei morti. Quando il sole scomparve oltre l'orizzonte, il mondo degli uomini si spegne lentamente, le ombre si allungano, i colori si dissolvono e ogni cosa sembra rallentare, come se la realtà stessa si preparasse al silenzio. Per chi osserva da terra è semplicemente l'arrivo della notte, ma per Ra
è l'inizio. La sua barca non si arresta quando la luce svanisce, prosegue il suo viaggio lasciando alle spalle il cielo visibile per entrare in un regno che sfugge a ogni logica umana, un luogo che non appartiene né al giorno né alla notte, ma a qualcosa di più antico, il Duat. Qui lo spazio perde consistenza e il tempo smette di seguire un corso lineare. Le distanze si deformano, i confini si confondono e ciò che esiste sembra sospeso tra presenza e dissoluzione. È un mondo fatto di passaggi, corridoi invisibili e acque oscure, dove ogni cosa appare e scompare come se fosse guidata da una volontà che non si lascia comprendere. La luce in questo luogo non domina, resiste, e mentre la barca di Ra avanza tra queste profondità, il viaggio cambia natura, non è più un attraversamento ma una prova. Ogni tratto del percorso diventa una sfida, ogni movimento un rischio, perché nel Duat esiste qualcosa che attende. Qualcosa che precede la creazione stessa, una presenza che non ha forma stabile, ma che gli egizi immaginavano come un serpente immenso, capace di avvolgere l'oscurità e plasmarla secondo la propria volontà, Apep. Il suo nome attraversa le storie come un sussurro carico di timore. Non era visto come un dio nel senso tradizionale, ma come una forza primordiale, una manifestazione del caos, che non ha mai accettato l'esistenza dell'ordine. Dove Ra porta equilibrio, Apep introduce frattura. Dove esiste un ciclo, lui tenta di interromperlo. Non desidera governare, non cerca un regno, vuole cancellare. Ogni notte, nel momento in cui la barca solare attraversa il Duat, quella presenza si risveglia. A volte emerge dalle profondità come un'ombra che si muove sotto la superficie, altre volte appare direttamente davanti al cammino, bloccando il passaggio, avvolgendo lo spazio stesso con il proprio corpo. Non esiste un unico modo in cui lo scontro avviene, e forse è proprio questo a renderlo ancora più pericoloso. Ra avanza, circondato dalle divinità che lo accompagnano, e ogni volta deve affrontare una forma diversa dello stesso nemico. Il serpente tenta di inghiottire la luce, di spezzare il ciclo, di impedire al sole di tornare. In quei momenti il viaggio si trasforma in una lotta per la sopravvivenza dell'intero mondo. Non è uno scontro distante, è qualcosa che accade ora, ogni notte. Le antiche storie raccontano che ci sono istanti in cui la luce di Ra vacilla, in cui l'oscurità sembra prevalere, avvicinandosi pericolosamente a spegnere ciò che tiene in vita il cosmo. Il Duat diventa allora un campo di tensione, un luogo in cui il destino dell'esistenza rimane sospeso. Eppure, ogni volta, la barca continua ad avanzare, non perché la vittoria sia semplice, ma perché è necessaria. Nel cuore di quel regno, però, esiste anche un'altra presenza, più silenziosa, più stabile, legata a un compito diverso. Se hai già esplorato la sua storia, sai che il suo sguardo non è rivolto alla battaglia, ma al passaggio. Anubi. Mentre Ra combatte per mantenere il ciclo della luce, Anubi si muove tra le anime, guidandole attraverso il loro percorso. Il suo ruolo non è quello di fermare il caos, ma di dare senso a ciò che accade dopo la vita. Dove Ra affronta il pericolo del non ritorno, Anubi accompagna chi quel ritorno non lo attraverserà più. Le loro presenze si sfiorano nel Duat, da una parte la tensione del viaggio che deve continuare, dall'altra la quiete di chi accetta il destino. Ra attraversa la notte per permettere al giorno di rinascere. Anubi osserva e custodisce ciò che resta. Due direzioni diverse, ma parte dello stesso equilibrio, perché la luce ha bisogno di tornare e la fine ha bisogno di essere compresa. Così, mentre il mondo degli uomini dorme, qualcosa di immenso si muove lontano dai loro occhi. La barca solare avanza tra le ombre. Il serpente si contorce nelle profondità e il confine tra esistenza e caos viene attraversato ancora una volta. E quando all'alba il sole riappare, non è solo un nuovo giorno, è il segno che quella battaglia è stata vinta.
ancora una volta, che la luce ha trovato il modo di tornare e che, almeno per ora, il caos è stato tenuto a distanza. Capitolo 5. Il peso della divinità. Guardare il sole nel cielo dà l'illusione di qualcosa di stabile, quasi eterno. Una presenza che torna ogni giorno con una precisione così perfetta da sembrare scontata. Eppure, dietro quella regolarità si nasconde uno sforzo continuo, una tensione che non si allenta mai davvero, perché Ra non esiste per dominare, esiste per sostenere. Il suo ruolo non è quello di un sovrano che può scegliere quando agire o quando fermarsi, è qualcosa di più vincolante, più profondo. Ogni alba rappresenta un compito da compiere, ogni notte una prova da superare. Il ciclo che mantiene in vita il mondo dipende interamente dal suo movimento, dalla sua capacità di attraversare il cielo e poi l'oscurità senza interrompersi. In questo, la sua divinità assume una forma diversa rispetto a quella di molte altre figure mitologiche. Non c'è spazio per l'incertezza, non esiste un momento in cui può arretrare, osservare, rimandare. Il suo percorso è già tracciato e deve essere seguito fino in fondo ogni singolo giorno. Se si osservano altre divinità si percepisce una libertà diversa. Figure come Atena, ad esempio, incarnano l'intelligenza strategica, la capacità di valutare, scegliere, adattare le proprie azioni in base alle circostanze. La sua forza risiede proprio nella possibilità di muoversi tra le alternative, di costruire il proprio percorso attraverso il pensiero. Ra invece si muove lungo una linea che non prevede deviazioni. Il suo compito non è scegliere la strada migliore, è percorrerla ogni volta fino in fondo. Questo lo rende una figura profondamente diversa e per certi versi più complessa. Il suo potere non si misura nella capacità di cambiare gli eventi, ma nella responsabilità di mantenerli in equilibrio. La sua esistenza è legata a un meccanismo più grande di lui, un sistema che richiede costanza assoluta, e in questa costanza si nasconde un peso, non visibile, non dichiarato, ma presente in ogni istante del suo viaggio. Perché portare la luce significa anche portare la responsabilità di ciò che quella luce rende possibile. Ogni vita, ogni respiro, ogni storia che si sviluppa nel mondo esiste grazie a quel ciclo che Ra è chiamato a sostenere. Il minimo cedimento non avrebbe conseguenze limitate, si propagherebbe ovunque fino a toccare l'intera esistenza. È questo che rende la sua figura così particolare. Ra non combatte per ottenere qualcosa, combatte per evitare che tutto venga meno. E questo trasforma il suo ruolo in qualcosa di inevitabile. Non c'è gloria in ciò che fa, non c'è conquista, solo continuità. Un movimento che si ripete senza sosta, una presenza che non può sottrarsi al proprio compito. Ogni giorno è identico e allo stesso tempo diverso, perché ogni giorno porta con sé una nuova sfida, una nuova possibilità di fallimento che deve essere superata. In questa tensione costante si rivela il lato più umano e allo stesso tempo più distante della sua natura divina. Ra non può concedersi il lusso dell'errore, perché il suo errore coinciderebbe con la fine di tutto ciò che esiste. E proprio per questo la sua storia assume una sfumatura diversa, non quella di un dio invincibile, ma quella di una presenza necessaria, una forza che continua ad agire senza tregua, sostenendo un equilibrio che potrebbe spezzarsi in qualsiasi momento. E in questo continuo attraversare luce e oscurità, giorno e notte, vita e dissoluzione, si intravede qualcosa che va oltre il mito, una verità più profonda. A volte il potere più grande non è scegliere cosa fare, ma non potersi mai fermare. E se vuoi scoprire il dietro le quinte, curiosità e anticipazioni dei prossimi episodi, seguimi anche su Instagram e gli altri social. Lì condivido i miti che non entrano nei video. Capitolo 6. La ribellione dell'uomo. Per lungo tempo l'equilibrio sembrò reggere. Gli uomini vivevano sotto lo sguardo degli dei e il mondo seguiva il ritmo imposto da Ra. Il sole sorgeva, il sole tramontava e in quel ciclo si rifletteva un ordine che appariva stabile, quasi indiscutibile. Ma qualcosa lentamente iniziò a cambiare. Non fu un evento improvviso, né un gesto isolato. Fu un mutamento silenzioso, quasi impercettibile all'inizio.
Gli uomini cominciarono a guardare il cielo con occhi diversi. Il timore lasciò spazio alla distanza e quella distanza si trasformò poco alla volta in qualcosa di più pericoloso. L'ordine che Ra aveva costruito e sostenuto cessò di essere percepito come necessario. Le leggi che tenevano insieme il mondo iniziarono a essere ignorate, come se fossero parte di qualcosa di scontato, destinato a esistere indipendentemente dalle azioni degli uomini. Ma'at, l'equilibrio che reggeva ogni cosa, iniziò a incrinarsi e Ra se ne accorse. Dall'alto del suo viaggio osservò quel cambiamento crescere, diffondersi e radicarsi. Non si trattava solo di disobbedienza, era qualcosa di più profondo, una frattura tra il mondo degli uomini e il principio che lo manteneva in vita. Di fronte a questa minaccia, Ra prese una decisione. Non fu impulsiva, né dettata dalla semplice rabbia, fu una scelta necessaria, una risposta a un disequilibrio che rischiava di espandersi. Dalla sua stessa essenza generò una forza capace di ristabilire l'ordine, una presenza che incarnava la sua ira in forma pura. Sekhmet. La sua comparsa fu immediata, come se fosse sempre esistita sotto la superficie, in attesa di essere liberata. Il suo sguardo rifletteva la potenza del sole, ma in una forma diversa, più cruda, più distruttiva. Non portava equilibrio, portava correzione. E quella correzione si manifestò con una violenza assoluta. Sekhmet si mosse tra gli uomini come una tempesta. Non c'era esitazione nei suoi gesti, né distinzione tra chi aveva sbagliato e chi semplicemente esisteva. La sua presenza trasformava ogni spazio in cui passava, lasciando dietro di sé un silenzio carico di distruzione. Non era crudeltà, era funzione. Ra osservava. E mentre la distruzione avanzava, comprese qualcosa che nemmeno lui aveva previsto completamente. La forza che aveva liberato non si limitava a punire, si stava espandendo oltre il controllo. L'ira, una volta incarnata, aveva trovato un proprio slancio, una propria direzione. Sekhmet non si fermava e il mondo rischiava di essere travolto non dalla ribellione degli uomini, ma dalla risposta divina. Fu allora che Ra cambiò approccio. Dove la forza aveva generato eccesso, serviva qualcosa di diverso, non un altro scontro, ma un'interruzione, un modo per spezzare quel ciclo prima che diventasse irreversibile. Così concepì un inganno, fece versare sulla terra grandi quantità di birra, colorata di rosso come il sangue. Quando Sekhmet la trovò, la scambiò per ciò che stava cercando, bevve e continuò a bere, fino a quando la furia che la guidava iniziò a dissolversi, sostituita da una calma improvvisa, quasi innaturale. La distruzione si arrestò non per sconfitta, ma per trasformazione. Sekhmet si placò, il silenzio tornò. Ra aveva fermato ciò che lui stesso aveva scatenato. In quel momento si rivelò un aspetto diverso della sua natura, non solo la forza capace di creare e distruggere, ma anche la lucidità necessaria per comprendere quando cambiare direzione. L'equilibrio, per essere mantenuto, richiede più di una sola risposta. A volte richiede strategia. E così, mentre il mondo lentamente ritrovava una forma di stabilità, rimaneva una consapevolezza più profonda. Anche il Dio che sostiene l'ordine deve fare i conti con le conseguenze delle proprie scelte. Capitolo 7. Il lato oscuro di Ra. Quando si pensa a Ra, l'immagine che emerge è quella della luce, il sole che illumina, che scalda, che rende possibile ogni forma di vita, una presenza che sembra portare con sé chiarezza, ordine, stabilità. Eppure, osservando più a fondo la sua storia, si scopre qualcosa di diverso. La luce di Ra non è gentile nel senso umano del termine, non nasce per confortare, né per proteggere senza condizioni. È una forza che esiste per mantenere l'equilibrio, e quell'equilibrio richiede decisioni che vanno oltre il concetto di bene e male, così come lo intendiamo. Ra costruisce, ma è anche disposto a distruggere. Non per impulso né per crudeltà, ma perché comprende che ogni ordine è fragile. E quando quell'ordine viene minacciato, la risposta non può essere
esitante. L'armonia che regge il mondo si fonda su un equilibrio costante tra creazione e dissoluzione, e Ra si muove esattamente su quella linea sottile. Le sue azioni riflettono questa consapevolezza. Quando gli uomini si allontanano da Ma'at, interviene. Quando l'equilibrio vacilla, agisce, e nel farlo non si limita a ristabilire ciò che è stato perduto. A volte lo impone con una forza che può risultare spietata. Non esiste leggerezza in questo tipo di potere, solo la necessità di mantenere ciò che permette al mondo di esistere. Anche l'inganno in questo contesto assume un significato diverso, non è un tradimento fine a se stesso, ma uno strumento, un mezzo per raggiungere un risultato che la forza da sola non può garantire. Ra utilizza ogni risorsa a sua disposizione perché il suo obiettivo non è dimostrare superiorità, ma assicurare continuità. In questo la sua figura si avvicina a qualcosa che abbiamo già incontrato. Se pensiamo a Loki, emerge una forza completamente diversa, un'energia legata al cambiamento, all'imprevedibilità, alla rottura degli schemi. Loki destabilizza, crea crepe nell'ordine, costringe dei e uomini a confrontarsi con ciò che non possono controllare. Ra, al contrario, rappresenta la stabilità che cerca di resistere a quella frattura, due direzioni opposte, eppure entrambe necessarie, perché un mondo immobile si spegnerebbe tanto quanto un dominio del caos. L'equilibrio non nasce dall'assenza di tensione, ma dalla convivenza di forze che si contrastano, si influenzano e si limitano a vicenda. Ra incarna una di queste forze. Il suo compito non è quello di essere perfetto, né di rappresentare un ideale morale, è quello di mantenere una struttura che, senza di lui, crollerebbe, e per farlo accetta di agire in modi che, visti da una prospettiva umana, possono apparire duri, distanti, perfino inquietanti. Ma è proprio questa complessità a rendere la sua figura così potente. Ra non è solo il dio del sole, è la manifestazione di una verità più profonda. L'ordine richiede sacrificio, richiede controllo, richiede decisioni che non possono sempre essere comprese o accettate. E in questo spazio tra luce e ombra si rivela il suo volto più autentico, un dio che illumina il mondo, ma che per farlo è costretto a confrontarsi continuamente con ciò che quella luce cerca di tenere lontano, perché l'equilibrio, quello reale, non è mai puro, è il risultato di una tensione costante tra ciò che costruisce e ciò che potrebbe distruggere tutto. Capitolo 8. Il simbolismo di Ra. Quando gli antichi guardavano il sole sorgere all'orizzonte, non vedevano soltanto l'inizio di un nuovo giorno. In quel momento riconoscevano qualcosa di più profondo, una storia che si ripeteva da sempre, un movimento che andava oltre la semplice luce. Ra, per loro, non era soltanto una divinità da venerare, era un simbolo, un modo per dare forma a una verità che attraversa ogni esistenza, quella del ciclo. Tutto ciò che vive, nasce, cresce, cambia e prima o poi scompare, per poi lasciare spazio a qualcosa di nuovo. Il sole che torna ogni mattina diventa così la prova concreta che questo movimento non si interrompe mai davvero. Ogni alba porta con sé l'idea della rinascita, non come un evento straordinario, ma come qualcosa di costante, quasi invisibile nella sua ripetizione. La luce ritorna, il mondo si risveglia e tutto riprende il proprio posto. Eppure, dietro questa apparente normalità si nasconde un significato più profondo. Ogni ritorno è una conquista. Gli egizi immaginavano il viaggio di Ra come una lotta continua, un percorso che attraversa luce e oscurità senza mai trovare una conclusione definitiva. Questo rende il suo mito diverso da molte altre storie divine. Non c'è un traguardo finale, non esiste un momento in cui tutto si risolve una volta per tutte. Esiste il movimento, esiste la continuità. E in questo movimento si riflette qualcosa che riguarda da vicino anche l'esperienza umana, perché, proprio come Ra, anche gli uomini si muovono all'interno di cicli che si ripetono. Le sfide ritornano, le difficoltà si presentano sotto forma diverse e ogni giorno richiede di essere affrontato come se fosse nuovo, pur portando con sé qualcosa di già vissuto. La resistenza, in questo senso, diventa centrale, non quella spettacolare fatta di grandi gesti, ma quella silenziosa, quotidiana, quella che spinge a continuare a rialzarsi, a riprendere il proprio cammino, anche quando sembra di aver già attraversato tutto. Ra
non rappresenta una vittoria definitiva sul caos, ma la capacità di affrontarlo ogni volta che si presenta. Ed è proprio questo a rendere il suo simbolismo così potente. Non offre una conclusione rassicurante, offre una prospettiva. Suggerisce che il valore non risiede nel porre fine alla lotta, ma nel continuare a sostenerla, che il senso non si trova in un momento preciso, ma nel percorso che si ripete, nel movimento che non si interrompe. Ogni giorno che inizia può essere visto come una nuova occasione, ma anche come la continuazione di qualcosa che non si è mai davvero fermato. Ogni notte attraversata porta con sé la prova che è possibile superare ciò che appare oscuro, anche quando non esiste la certezza di una vittoria definitiva. In questo modo Ra smette di essere solo una figura mitologica legata a un tempo lontano. Diventa un riflesso, un'immagine che si ripresenta ogni volta che qualcuno affronta una difficoltà, ogni volta che si trova davanti a qualcosa che richiede forza, pazienza, resistenza. Il suo viaggio non appartiene solo al cielo, si riflette in ogni esistenza che continua ad andare avanti, anche quando il percorso sembra ripetersi. E forse è proprio qui che si nasconde il significato più profondo del suo mito. Non nella vittoria finale, ma nella capacità di tornare ancora ogni giorno. Capitolo 9. Oltre il sole. Il viaggio attraverso il mito di Ra ci ha portati a osservare la luce da una prospettiva diversa, non più come qualcosa di scontato, ma come risultato di un equilibrio fragile, sostenuto ogni giorno da un movimento che attraversa il cielo e la notte. Abbiamo seguito quel percorso dall'alba alla discesa nell'oscurità, abbiamo visto il caos emergere e ritirarsi e abbiamo compreso che dietro ogni giorno che nasce esiste una battaglia silenziosa. Eppure anche questo non è il punto finale, perché il modo in cui gli antichi hanno raccontato la luce non è unico. Cambia da cultura a cultura, trasformandosi insieme alle domande che gli uomini si sono posti nel tempo. Se Ra incarna una presenza che ritorna sempre, che attraversa l'oscurità per riaffermare il proprio posto nel mondo, esiste anche un'altra visione, una luce che non segue un ciclo inevitabile, una luce che può sparire e restare lontana. Nel Giappone antico, tra montagne avvolte dalla nebbia e santuari immersi nel silenzio, nasce una storia diversa, una storia in cui la luce non combatte per tornare, ma sceglie di allontanarsi. La protagonista di questo racconto è una dea, Amaterasu. La sua presenza illumina il mondo, ma in modo diverso rispetto a Ra. Non è legata a un percorso che si ripete senza sosta. La sua luce esiste, ma può anche ritirarsi, come se fosse guidata da una volontà che va oltre il semplice equilibrio cosmico. E un giorno lo fece. Si racconta che, ferita e delusa, Amaterasu decise di nascondersi, non in un luogo lontano, ma in una caverna, un rifugio oscuro in cui la sua luce non poteva più raggiungere il mondo. Il gesto fu improvviso, ma le conseguenze furono immediate. Il cielo si spense, la terra sprofondò nell'oscurità. Non una notte destinata a finire, ma una condizione sospesa in cui il tempo stesso sembrava perdere direzione. Senza la sua luce, ogni cosa smise di funzionare come prima. Gli dei si trovarono davanti a una realtà nuova, instabile, incapace di sostenersi. A differenza del viaggio di Ra, qui non esisteva una certezza di ritorno e la luce non stava combattendo per riemergere, era assente. E questa assenza cambiava tutto. Perché? Il problema, in questo caso, non era sconfiggere il caos, ma convincere la luce a tornare. Non bastava resistere, non bastava attendere, serviva qualcosa di diverso, qualcosa che andasse oltre la forza o il destino. Serviva una scelta. E proprio qui si trova la differenza più profonda tra queste due visioni. Ra rappresenta una luce che, qualunque cosa accada, continua il suo viaggio. La sua esistenza è legata a un ciclo che non può essere interrotto. Amaterasu, invece, introduce una dimensione nuova, quella della volontà. La luce in questo caso non è garantita. Deve essere ritrovata, deve essere richiamata, deve in qualche modo essere scelta.
Questo sposta il significato del mito su un piano diverso, non più una battaglia inevitabile che si ripete, ma una possibilità che può essere perduta e forse recuperata, una tensione tra presenza e assenza, tra ciò che esiste e ciò che può smettere di esistere. E così, mentre il viaggio di Ra ci ha mostrato la forza della continuità, la storia di Amaterasu apre una domanda nuova: cosa accade quando la luce decide di allontanarsi? E cosa serve davvero per farla tornare? E così termina il nostro viaggio di oggi, ma il mondo dei miti è immenso e abbiamo esplorato solo una piccola parte delle sue ombre. Se questo racconto ti ha affascinato, iscriviti al canale per continuare il viaggio insieme. Un nuovo capitolo di Echi del Mito esce ogni lunedì alle 19 e a volte apriremo anche un viaggio inatteso il giovedì. Lascia un like, è il modo migliore per far scoprire il mito ad altri viaggiatori. Seguimi anche su Instagram per dietro le quinte, anticipazioni e miti oscuri che non entrano nei video. Se volete sostenere questo progetto potete usare il tasto super grazie o hype. Ogni gesto tiene viva la fiamma del racconto. E dimmi nei commenti quale mito dovremo esplorare nei prossimi episodi. Il viaggio continua e ovunque tu stia ascoltando queste storie, ci ritroveremo presto nel prossimo capitolo degli Echi del Mito. A presto, viaggiatori.